Ben ritrovati amici, oggi vi parlo di un inchiostro che mi piace particolarmente, il Montblanc Midnight Blue. È un inchiostro che utilizzo da moltissimo tempo, ne ho anche dei calamai, chiamiamoli così, vintage, che comunque si discostano un po' da questa formulazione e questa però trovo che sia quella che mi appaga di più, quella che mi convince di più, sia sotto il profilo del riscontro visivo, quindi del blu che mette in mostra, ma anche per la formulazione. Un inchiostro che non è particolarmente benevolo, nel senso che non coccola il pennino, anzi tenderebbe a lasciarlo un po' al suo destino, però ci mette il pigmento, una fittezza di pigmento ed anche una qualità di questo. Non la farò lunga sulla descrizione di Montblanc, degli inchiostri, delle varie gamme, per questo anzi vi metto il link qua nella scheda su YouTube se volete andare a vederlo, dove si parla ovviamente di molte altre cose. Oggi invece ci concentriamo sull'analisi del nostro inchiostro, quindi sull'analisi organolettica, quella visiva, sensoriale, quella olfattiva anche, perché no, e poi su quella dinamica ed infine sul riscontro visivo. Un calamaio molto particolare, unico direi nel suo genere, buono anche per ergonomia, un'imboccatura sufficientemente larga per farci entrare un po' tutte le penne. Montblanc ne ha anche di generose come dimensioni, quindi insomma sarebbe stato un autogol fare un'imboccatura troppo stretta. Interessante anche questo serbatoio che ci serve per il pescaggio delle ultime gocce di inchiostro. A vederlo, osservandolo così, trovo un blu denso, più chiaro di quello che vedo per esempio qui raffigurato nella copertina. Ed è effettivamente così, è un po' più fedele questo tipo di cromia rispetto a quella che i miei occhi vedono tuffandosi nel calamaio. Trovo un inchiostro un po' più vivo qui osservato, anche sulle pareti lo vedo un pochettino più violaceo, ci sono dei riflessi persino magenta, come se si trattasse di un inchiostro bicomponente come alcuni Diamine per esempio che abbiamo analizzato. Dal punto di vista olfattivo, beh, devo dire che non c'è molto da riscontrare, evidentemente è un po' tenuto a bada la sintesi e con qualche compensatore per l'olfatto, per l'odore. E poi cosa possiamo dire? Che non vedo per esempio una particolare viscosità, non vedo una componente oleosa visibile così al riscontro occhiometrico per intenderci, sebbene sulle pareti resti comunque addensata una parte che io trovo più afferente al pigmento che alla componentistica e alla formulazione generale dell'inchiostro. Non resta che andarlo a provare. Questo è il Midnight Blue, bello anche il tappo, insomma un po' originale. Lo proviamo come di consueto sulla carta Rodia. Questa volta ho scelto una novità, almeno al momento in cui sto recensendo e registrando questo video, che è la Conklin Endura Deco Crest, con questa maglia nera non in senso spregiativo, e andiamo a vedere un po' come si comporta, ma quello che riguarda e ci interessa adesso è l'inchiostro. Inchiostro Montblanc. Perché mi piace questo inchiostro e lo sto provando fra l'altro un po' alla cieca su questa penna, lo ammetto, perché mi piace perché mi offre un controllo di quello che la mia mano intende fare. Un controllo determinato dal fatto che non è un inchiostro di quelli scorrevoli, no, lo è a modo suo, ma non è un inchiostro come altri oleoso, grasso, quindi che costruisce una sorta di film sotto il pennino e
sopra la carta per far scorrere il pennino, no, lo fa piuttosto nell'altro senso, opponendo una formulazione molto meno densa, diciamo, c'è più, si percepisce più come se fosse, diciamo, la base acquosa rispetto a quella della formulazione oleosa degli inchiostri, e quindi la fa scorrere sì per altri versi, ma lascia anche una bella capacità di riscontro, di feedback sul pennino. A me questo non dispiace perché mi consente per l'appunto di governare quindi la mia grafia facendo quello che mi piace fare, che voglio fare, giocando con la grafia, con i caratteri, anche con una penna che non conosco così bene, dato che è una novità, e andiamo anzi a scrivere che cos'è, una bella Conklin. Non serve ricordare chi sia questo signore, vero? Questo Roy Conklin, che nel 1903 si era stufato di caricare le penne insomma in un modo rocambolesco, macchiandosi le dita, quella, e inventò il caricamento, il self filler. Veramente una svolta anche quella. Conklin Endura Deco Crest. Il pennino in questo caso è un pennino Omniflex. Tra l'altro, se non sbaglio, questo è il numero 5, controllo, non riesco a vederlo, ho bisogno della lente. Comunque non è il più grande ed è un pennino che trovo risponda bene, forse non come quello più piccolo che mi sembra sia il 3, ma comunque non come il 6 che invece trovo un pochettino duretto. Chiusa questa parentesi, andiamo a vedere, faccio un'altra prova, scusate, per andare a controllare poi se passa il foglio, come lo passa. Comunque questo è veramente un bellissimo inchiostro, a me piace molto. Midnight Blue di Montblanc. Certo, non se li fa in casa, non sono inchiostri che formula direttamente Montblanc, ma chi se ne importa. Tantissime aziende, un po' come la vecchia diatriba, la vecchia mai estinta diatriba, ma i pennini fatti in casa rispetto a quelli comprati da terzi. L'importante è che scrivano bene, l'importante è che gli inchiostri siano dei belli inchiostri. Andiamo ad analizzare un pochettino quello che vediamo. Innanzitutto, rispetto all'osservazione visiva, trovo che il colore sia effettivamente più scuro di quello che avevo immaginato osservandolo nel calamaio. Inoltre vedo anche che non c'è quella componente, per esempio magenta o comunque violacea, quei lampi violacei che avevo osservato nei riflessi del liquido. No, non li trovo qua. Trovo piuttosto che sia un blu molto centrato, elegante, sì, ovviamente scurito, quindi anche un po' desaturato. È ovvio che sia così. Andiamo a vedere per esempio se mette in evidenza dello shading, ma in questo caso non ne vedo, però posso dirvi che su altre carte con altri pennini invece c'è. Andiamo a vedere se passa il foglio. No, è anche vero che questo è un pennino che potremmo paragonare ad un fine medio, anche dove ho calcato un po' la mano, non c'è traccia di passaggio, quindi si può utilizzare tranquillamente da una parte all'altra. Stiamo parlando ovviamente di una carta Rhodia. E su un'altra carta come si comporta? Questo per esempio è il Pigna Style, un blocco economico, un blocco rigato, perché così possiamo anche metterlo a confronto su una carta rigata che senza dubbio sposterà un pochettino, creerà questo shift cromatico come spesso accade con le rigature. E devo dire che col tratto sottile, ecco perché mi piace anche particolarmente, perché essendo un inchiostro tendenzialmente asciutto, di quelli che solitamente si dice asciuga il tratto, restringe il tratto, riesce a aggiustarsi bene con pennini che sono sottili, quindi significa che se cerco un pennino extra fine mi interessa che sia realmente extra fine e quindi che mi consenta di fare delle asticelle, delle discendenti, dei raccordi che siano davvero dei fili come ci direbbero i manuali calligrafici. E a me questo piace molto proprio per questo motivo. E come vi dicevo prima, non è che vi sia una
una caratteristica di shading particolarmente evidente. No, però essendo così la formulazione, cioè tendenzialmente, ve l'ho detto, un po' acquosa, consente di avere nel flusso, dovuto principalmente al pennino, quindi alleggerendo un pochettino il pennino, come nel caso dei pennini flessibili, una variazione che dà molta coloritura alla tinta e all'espressività dell'inchiostro in sé. Non cambia la tinta se vado ad utilizzarlo con un tratto invece ben più corpulento, come in questo caso per esempio, che è un pennino Italic Broad. Come vedete la tinta resta quella, anche questo è un aspetto che io trovo sia da ascrivere nei lati positivi di un inchiostro, cioè indipendentemente dal pennino utilizzato, il mio inchiostro resta tale anche facendo la differenza, quindi facendo un po' la tara su due carte così diverse come quella bianca e liscia di Rhodia e quella invece più porosa e rigata di Pigna. Come vedete l'inchiostro, la sua tinta è questa. Qui su Rhodia ovviamente ci gioviamo di un contrasto maggiore, quindi dà più carica all'inchiostro perché la carta è lucida, è una carta più luminosa di quella Pigna, come si può vedere e come si può vedere anche con la luce di taglio, e quindi aumenta il fattore di contrasto. Aumenta, ma non molto, anche la percezione del blu, che su Rhodia è un po' più facile, mentre qua si perde appena e bisogna invece andare in un corpo più importante per ritrovarlo. Andiamo a vedere se passa il foglio. No, neanche qua. Quindi possiamo dire che è un inchiostro che non ha particolari, non crea particolari disturbi in questo senso. Lo andiamo a vedere adesso su un'altra carta che utilizzo spesso per i miei test, la Fabriano Ecoqua, una carta un po' avoriata, con questo color paglierino tenue che ovviamente impatta sull'inchiostro e ne cambia a volte la percezione visiva. Come vedete un inchiostro, scusate non ve l'ho detto, ma è un inchiostro che è molto coerente con la sua tinta, nel senso che asciugato, messo giù dopo qualche minuto, poi resta molto simile a quello che vedono i nostri occhi nell'immediato. Quindi anche nel tempo avrò questo tipo di riscontro, perché il foglio che vi ho mostrato prima delle Pigna Style, così come questo di Ecoqua, sono dei fogli che ho scritto molto precedentemente al testo. Una carta come questa, che possa giovarsi di un pennino sottile extra fine, ecco cosa mi mette in risalto, ed è l'aspetto che vi dicevo mi piace. Perché riesco a mettere in evidenza la finezza, vedete, e persino anche con un pennino come questo, che è un extra fine della Custom 98, avere persino anche quelle variazioni, vi dicevo, nei raccordi, nel momento in cui alzo e alleggerisco un pochettino il tratto, quindi la mano in questo caso. Insomma, è un inchiostro che, come avete capito, mi piace parecchio. Già che ce l'abbiamo qui, lo vediamo anche su altre carte per metterlo anche in confronto ad altri inchiostri e quindi contestualizzarlo nei blu, che è una delle tinte più ricche di sfumature, se vogliamo. Carta Clairefontaine. Marco si era scritto un appunto, tanti blu, sì è vero, perché è una pagina, è una sezione dedicata ai blu, dove cominciamo dal Caran d'Ache, per esempio il Magnetic Blue, che come vedete è abbastanza simile al Mont Blanc, anche se su questa carta non emerge tanto, ma mantiene un blu ancora più scuro rispetto a quello di Mont Blanc. Su questa carta, che è una carta di qualità, vedete che l'effetto di shading, dovuto però al flusso del pennino, in questo caso un doppio broad della Pelikan, mette in evidenza molte più variazioni, più sfumature, che non dipendono in questo caso, vi dicevo, dalle caratteristiche dell'inchiostro, ma più dal flusso, quindi dalla velocità di scrittura, dalla deposizione sulla carta. Tanzanite, Edelstein, Pelikan, qui ci troviamo di fronte già ad un blu, vedete, meno desaturato, cioè un pochettino più saturo, e ancora con il Meloshint, ve lo faccio vedere dopo. Yonaga, abbiamo il Sailor Yonaga, abbiamo un blu più presente come tonalità, ma anche un pochettino più spostato verso che so,
il viola. Il Midnight della Kaweco è un bel inchiostro anche questo, che come potete vedere si avvicina parecchio al Mont Blanc, però questo sì che mette in campo più shading e anche un pochettino più di saturazione. Quindi direi che è un'alternativa un po' più economica per avere un inchiostro altrettanto valido, con una formulazione però un pochettino più oleosa rispetto al Mont Blanc. Infatti anche questo è uno di quelli che utilizzo. E poi altri blu, come potete vedere, che ci spostano. Ecco, anche questo ve lo faccio vedere dall'altra parte. L'Ami Blue Black sì, anche se non raggiunge la profondità di quegli altri Blue Black. Molto valido anche questo, e soprattutto insomma a un prezzo come Kaweco tutto sommato ancora abbordabile. Volevo mettervi in riferimento a questi altri inchiostri giusto per chiudere un po' il cerchio. Allora, questo è il Midnight Blue che abbiamo appena analizzato, e qui abbiamo invece il Gewittervolk di Fritz Schimpf. Come vedete anche questo è un blu scuro, un blu notte, però conserva maggiormente, spero che si possa apprezzare comunque con la compressione del video, conserva un pochettino di più il blu nativo, quindi è un po' meno scuro e di conseguenza portando un po' di luminosità abbiamo un pochettino più di saturazione, di carica cromatica. Lo vediamo anche in questo confronto, dove questo senza dubbio è un po' più serio, un po' più tendente al grigio scuro nero, perché manca la componente cromatica che è desaturata. Un campione che unisce tanto il blu, togliendo la luminosità, e la scurezza del blu scuro, secondo me è il blu cosmico di Scribo, che è un inchiostro che ho iniziato a usare, ho scoperto in tempi più recenti, anche perché l'azienda comunque è un'azienda più recente, e devo ammettere che mi piace molto. Come potete vedere, rispetto al nostro Midnight mantiene lo stesso grado, se vogliamo, la stessa cromaticità nel blu. Nel tratto fine sembrano quasi indistinguibili nel tratto sottile, però poi vedete che saturazione c'è, che grado di blu, e quindi che bel pigmento che riesce a emergere nonostante, vabbè, comunque stiamo parlando di Mont Blanc Midnight, e questo credo sia un po' tutto. Un inchiostro che ha una bella tenuta nel tempo, avete visto, ve l'ho fatto vedere, mi sembra sì, che non passa il foglio. E quindi, cari amici, grazie ancora una volta per essere stati qua con Stylographic Art. Vi aspetto ai prossimi video. Ciao!